Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di agosto 2022. Abbiamo il giudizio, amici della bilancia. Qui si parla di quello che è un periodo di risveglio, un periodo di presa di consapevolezza, di presa di coscienza. Probabilmente qualcuno verrà a sapere delle cose, oppure prenderà consapevolezza di alcune dinamiche, di alcune situazioni magari. La carta del giudizio fa anche riferimento a quello che è una chiamata che può essere sia di tipo divino, quindi magari qualcuno in questo periodo troverà quello che è lo scopo in tutto quello che gli è successo, oppure una chiamata proprio di tipo fisico, quindi parliamo di una telefonata, un'email, un WhatsApp, una notizia, diciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi queste sono troppe. Sono letture generali, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare ascendente, segno lunare e Venere per avere un messaggio più completo, e nella descrizione del video qui sotto trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo dalla carta degli amanti al contrario e seguiamo con un re di coppe. La carta degli amanti al contrario normalmente fa riferimento a un qualche tipo di scelta che non si sta affrontando. Ha anche a che vedere con quello che è un lavoro sull'amor proprio, quindi bisogna cercare un attimino di amarsi di più in questo senso. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento al fatto che c'è una relazione che non è in piena armonia, e questo re di coppe potrebbe proprio rappresentare la persona di vostro interesse. Se foste single potrebbe essere qualcuno che presto, se non l'avete già conosciuto, che presto conoscerete. Abbiamo questo tre di coppe che da un lato parla di amicizie, dall'altro parla di incontri, celebrazioni, festeggiamenti. Qui sento che c'è qualcuno che vorrebbe in qualche modo celebrare una sorta di vittoria. Abbiamo un 3 di spade, un 9 di spade, un fante di spade e la carta del mondo. Quindi io credo che qui questo 3 di spade faccia riferimento a un qualche tipo di sofferenza che è creata dagli amanti al contrario, ok? Quindi qui si parla proprio di un qualche tipo di lavoro che bisogna fare sul cuore. Il 3 di spade parla sempre di un dolore che è cristallizzato, di un dolore che è, come vi posso dire, consolidato, nel senso che è un dolore ben pesante, ben forte, ok? Il 9 di spade fa riferimento a tutti quelli che sono i pensieri, le ansie, le preoccupazioni, tutto quello che riguarda le cose che non vi lasciano tranquilli, i pensieri che non vi lasciano tranquilli, ok? Ma abbiamo comunque un fante di spade. Il fante di spade parla di qualcuno che ha una forte ideologia, ok? È come se qui ci fosse una sorta di studio, approfondimento, grazie anche a questo 9 di spade, per riuscire poi ad arrivare al mondo. Quindi la fine della lettura finisce con una bella carta, con una carta di compimento, ok? Il mondo è la carta numero 21, il giudizio è la carta numero 20, quindi si va verso quello che è una presa di consapevolezza. Tutto questo turbinio mentale, questa idealizzazione, questo nuovo anche tipo di approccio, se vogliamo, alla situazione, alla fine vi porterà a quello che è un cambio della situazione, della relazione o anche semplicemente dell'attitudine che voi avete inerente a questa persona. Ok? Per qualcuno il fante di spade potrebbe rappresentare dei figli, quindi io credo che qui, se la vostra è una relazione di coppia che non funziona tanto, ok? Potrebbe essere che siate molto preoccupati
per la gestione magari dei figli. mm? Però vi dico, non vi preoccupate perché arriva una soluzione con il mondo. Andiamo a vedere carta per carta la carta degli innamorati al contrario. Io intanto ci tengo a ricordare che ogni lunedì pubblico un video sul corso dei tarocchi. È un corso base, è adatto veramente a tutti e vi serve per integrare meglio anche le letture collettive. Lo trovate comunque nella playlist del canale, è un corso gratuito e se volete farmi sapere che state sostenendo il mio lavoro potete mettere un like, iscrivervi, condividere, fare una donazione, commentare, insomma, come più potete, eh, come meglio potete fare, insomma. La carta degli innamorati al contrario è spiegata dal matto e dal 10 di coppe. Quindi io credo che qui ci sia stata una sorta di impulsività, se vogliamo, nel creare una certa dinamica di coppia o familiare o è come se le cose non fossero state calibrate nel giusto modo, ok? In realtà il matto parla di un'energia molto pura, molto pulita e anche il 10 di coppe qui lo vediamo con due cigni rappresentati bianchi. Quindi in qualche modo la relazione è pulita, ok? Però forse manca un po' di armonia, manca un po' di equilibrio. O come vi dicevo appunto all'inizio, per qualcuno si tratta di dover fare una scelta per amor proprio, che si fa fatica ad affrontare. Andiamo a vedere questo re di coppe. Un'altra volta il giudizio al contrario e l'eremita. Io credo che qui non si capisca bene da che parte si voglia andare. Per certi versi l'eremita vi aiuta a girare il giudizio al dritto, quindi avete bisogno di fare un lavoro di introspezione, fondamentalmente un lavoro di scavo, un lavoro sulle ombre, sulle vostre ombre, per cercare di capire, di avere una maggiore illuminazione, di avere una maggiore comprensione nei riguardi di questa persona. Guardate, il re di coppe molte volte fa riferimento a quello che è una maturità emotiva e qui è un po' come se vi dicessero, per arrivare a questo tipo di maturità emotiva, di comprensione e mi parlano anche di compassione, è necessario fare un lavoro con le vostre zone d'ombra. Andiamo avanti, vediamo il 3 di coppe. Abbiamo un 5 di pentacoli e un 4 di bastoni. Allora, il 5 di pentacoli parla di qualche tipo di perdita, che normalmente è economica o materiale, visto che è comunque una carta di pentacoli. Ed essendoci un 4 di bastoni, per molte persone potrebbe far riferimento al fatto che si ha paura di perdere un contratto, una casa, un accordo, un qualche tipo di stabilità, un qualche tipo di solidità, io credo, no? Andiamo a vedere questo 3 di spade. 6 di spade, la carta del mondo un'altra volta e la ruota della fortuna. È come se si facesse fatica a dare un taglio drastico, ad allontanarsi da qualche cosa. 6 di spade è una carta che parla di distacco da certi tipi di idee, perché è un 6 di spade, quindi parla di mente. Qui c'è qualche cosa a livello mentale che ha ferito, qualcosa o che state pensando voi. È un po' come se vi dicessero cambia il modo di pensare e così cambi il modo di percepire, il modo di sentire le cose. È da lì che viene fuori il giudizio, ragazzi, perché quando uno si apre alla conoscenza, aumenta la consapevolezza. Se io so che quel tipo di atteggiamento è dovuto a un'insicurezza propria della persona e non è che quella persona abbia reagito così perché io ho fatto qualche cosa, automaticamente anche voi vi sentite meno sbagliati perché capite che quella persona è così con tutti, non è così solo con voi. Quindi il problema non è, diciamo, tra virgolette, tra di voi direttamente, ma è di questa persona nei confronti del mondo.
Quindi ecco, questo era solo un esempio per farvi capire come può essere interpretato il giudizio. Andiamo a vedere il 9 di spade. Ok, abbiamo una regina di bastoni, un asso di pentacoli al contrario e la luna al contrario. Io credo che qui il punto sia che stiano tornando a galla vecchie paure, vecchie insicurezze, mi verrebbe da dire. Mm, ci sono veramente tante preoccupazioni, come vi fa vedere questo 9 di spade, per questo nuovo inizio, per questo nuovo cambio che comunque sta per arrivare. Io credo che qualcuno già sappia, nel senso che lo sta già pianificando da un po' ed è per quello che ci sono la ruota della fortuna e il mondo in centro lettura e infatti ancora vediamo che verso diciamo la seconda settimana di agosto si fa fatica a partire, cioè ci sono tanti pensieri legati a questo nuovo inizio, questa nuova via, questo nuovo modo di vivere la relazione piuttosto che la situazione. Andiamo a vedere la principessa di spade, un 7 di pentacoli al contrario. Sì, ma perché qui in effetti è un'altra volta gli amanti al contrario, non si ha più pazienza. Qui il dolore che qualcuno sta provando è veramente forte. Ripeto, cambiando il vostro modo di vedere le cose, la persona, la situazione, automaticamente cambia anche il vostro modo di percepire le cose. Qui il discorso è fate un lavoro sulle vostre zone d'ombra, cercate di capire che cosa, di discernere che cosa è veramente responsabilità vostra e che cosa è responsabilità degli altri, perché così riuscirete ad arrivare a questo mondo. Qui si tratta di veramente non perdere più tempo, perché comunque il fante di spade è una persona che ha tante idee, ma poi alla fine non fa molto, no? E qui per qualcuno è arrivato il momento di prendere questa scelta, di fare questa decisione, perché comunque il 7 di pentacoli normalmente è una carta che parla di attesa e essendo al contrario parla proprio di impazienza, parla del fatto che si debba fare questa decisione. Si debba prendere questa decisione. Andiamo a vedere il mondo. La morte, altra carta di chiusura ciclo e inizi ciclo come esattamente il mondo. Vediamo che altro. E un 8 di spade e un 9 di coppe. Io credo che qui ci sia qualcuno che debba ridimensionare i suoi pensieri per quello che riguarda che cosa vuol dire essere felici, essere innamorati, avere una relazione. È un po' come se vi dicessero, ok, hai avuto quest'idea? Fino qui, zone d'ombra. Hai avuto quest'idea fino ad adesso, ma forse adesso è ora di lasciare indietro tutti quelli che sono i sensi di colpa, i limiti mentali che ognuno di noi si mette per quello che riguarda il raggiungimento del vostro sogno, un 9 di coppe, ok? È come se alla fine del periodo morisse il vostro modo autosabotante di pensare. Cambiate il chip, ok? Si va verso una vibrazione più positiva, che è proprio quella del mondo. Wow, ma che bello! Giudizio, rinascita, è proprio quello, e anche la morte che abbiamo qui è una carta di rinascita. Andiamo a vedere per i single, qualche carta in più. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario. Quante? No, ma sono troppe. 8 di spade che era già uscito qui. E 10 di spade. Ecco, amici single, qui si tratta del ridimensionare il pensiero che avete di voi stessi, ok? Perché c'è qualche cosa che voi state pensando che vi fa profondamente soffrire, vi fa sentire dei falliti, ok? Ma siete voi, è il vostro modo di vedere le cose. Se voi cambiate attitudine verso voi stessi, automaticamente il 6 di bastoni si gira al dritto. C'è un 10 di spade, quindi qui si va verso la chiusura di un ciclo di sofferenza. Abbiamo il mondo, si va verso quello che è un gradino di luce maggiore.
Ok, si va verso il positivo. Andiamo a vedere le persone che sono in una relazione. Wow. Abbiamo un re di pentacoli, la carta della forza e un 2 di spade. Ecco, il 2 di spade potrebbe rappresentare queste due carte degli amanti al contrario, quindi questo dubbio nell'affrontare questa scelta, ma qui qualcuno si renderà conto che è solo una questione di forza di volontà, mi viene da dire. Datemi un'altra carta per il re di pentacoli. Fante di spade un'altra volta e 9 di coppa un'altra volta. Fante di spade era qui e 9 di coppa era qui. Anche qui c'è una sorta di ideologia in quello che dovrebbe essere il sogno compiuto, ok? Perché il 9 di coppe in questo mazzo soprattutto rappresenta una carta un po' di eccessi, di troppa... come vi posso dire? Qualcuno che si crogiola un po' troppo in quello che ha, nel potere che ha. E invece qui c'è bisogno di fare un passo in avanti, c'è bisogno di trovare il coraggio per affrontare questo bivio, questa scelta. Andiamo a vedere le persone che sono a distanza, in una relazione clandestina o in separazione. È volata una carta lontanissima, adesso la recupero. Allora abbiamo la carta del mago, cavaliere di pentacoli al contrario, scusate un attimo, ho recuperato la carta, è un asso di spade al contrario. Quindi qui carta numero 1, inizi, nuovi inizi. Il punto qual è? Che qui questo cavaliere di pentacoli è al contrario. Anche l'asso di spade in realtà è al contrario. C'è qualcuno qui che sta cercando di manifestare come un'unione, un ricongiungimento, un movimento, perché vi ricordo che il mondo parla anche di quello che è un viaggio, di quello che è uno spostamento, un cambio in qualche modo. Ma fondamentalmente, ragazzi, qui manca quello che è la comunicazione, manca una chiarezza mentale, una chiarezza di intenti, mi verrebbe da dire, vedendo questo cavaliere di pentacoli al contrario. È come se uno dei due fosse fermo, uno sta lavorando mentre l'altro non fa niente. E fondamentalmente manca quello che è la chiarezza di comunicazione proprio, è come se non si dicesse tutto fino in fondo. Andiamo a vedere un'ultima carta, un oracolo, per chiudere la lettura. Per gli amici della bilancia andiamo a vedere. Positività, ecco, infatti prima parlavamo di alzare le vibrazioni qui su questa zona della lettura e questa fatina sta meditando fondamentalmente, perché meditando si pulisce il campo energetico e di conseguenza si alzano le vibrazioni. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture. Ciao ciao!